Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi faremo un video un po' diverso, faremo un video in collaborazione con Roberto del canale Archivio MG, che appunto ha un'auto MG, la ZS 1000 sempre, e ci troveremo per fare un confronto anche spiegare e capire come va la sua MG dopo 2 anni di utilizzo, e se non sbaglio mi sembra che abbia più di 30.000 km, e dare il mio parere della sua auto e lui il parere della mia auto. Comunque sarà una recensione, spero, veritiera, ancora non ci siamo mai visti e non conoscono ancora Roberto, ci siamo solo sentiti via mail e tramite chiamate. Vediamo cosa ne esce e speriamo che venga fuori un bel video. Comunque sarà sempre un video reale dei consumi e dell'utilizzo dell'auto. Penso che mi concentrerò di più, per quanto riguarda il mio video, sull'auto MG, perché ho alcuni pregiudizi che spero di togliermi tutti questi dubbi, e poi vediamo come va. Bene, a dopo e andiamo a trovare Roberto. Allora, ci siamo sentiti io e Roberto anche per capire qual è veramente, dopo 2 anni di utilizzo, l'MG, perché tanti hanno dei dubbi, hanno dei pregiudizi anche su questo marchio, che comunque è un marchio inglese che adesso è stato acquistato dai cinesi, non gli ultimi arrivati, e in mezzo c'è anche Volkswagen dentro, quindi ho visto alcuni particolari che richiamano un marchio del gruppo Volkswagen. Bene, adesso vi faccio vedere l'MG di Roberto, appunto come dicevamo a 2 anni e quanti chilometri? 31.000. 31.000 chilometri, quindi possiamo già dare dei giudizi e soprattutto vedere anche realmente come si comporta l'auto. Questa non è una recensione fatta da una concessionaria o da chi vi vende l'auto. Qui parliamo di dati reali e di auto realmente utilizzate ogni giorno. Bene, allora l'auto è questa, ok? È già full optional come auto, vedete che è cerchi in lega, abbiamo il tetto panoramico, che comunque dopo lo vedremo anche da dentro e quello lì mi fa veramente gola. È un B-SUV, perché se non sbaglio sono 4,32 m per l'esattezza, fari a LED, e qui la confrontiamo un po' con la Captur vista così. Eccoci qua. Proporzioni, vedete che bel pezzo di lamiera che ha qui, quindi ben fatta, è bella sportiva e muscolosa. Abbiamo dei finti scarichi posteriori, sempre qui anche fari a LED anche posteriori, se non sbaglio le frecce sono analogiche, ed eccoci qua. Bene, adesso arriverà Roberto che ci spiega un attimo la sua auto, il perché l'ha scelta, perché comunque anche lui penso che quando l'ha presa ce n'erano ben pochi in giro, e premiamo il coraggio che l'ha scelta e penso sia stato ripagato. Eccoci qua. Allora, eccomi qua. Allora, perché ho preso diciamo questa ZS? Perché in definitiva costava poco, era una delle poche auto che riuscivo a prenderla senza finanziamento, perché insomma sapete che ultimamente se si va ad acquistare un'auto col finanziamento i tassi sono molto alti, quindi insomma per risparmiare ho deciso di prendere un'auto relativamente economica. Perché ho preso quest'auto? Perché oltre ovviamente al prezzo, come ho detto prima, mi piaceva la linea, cioè, secondo me la linea non è male, ed è stata una delle cose che quando l'ho vista mi è piaciuta di più. Un'altra cosa che mi ha fatto, diciamo, un po' innamorare di questa macchina sono comunque gli interni, perché posso dire che per il prezzo a cui l'ho pagata non c'era praticamente niente che avesse, secondo me, degli interni così definiti. Scusa Roberto, giusto per capire su che cifra stiamo parlando. Allora, io sono stato fortunato e sono riuscito a spendere molto poco, però chi va a prendere quest'auto in questo momento la paga circa 21.500 euro, 100 euro più, 100 euro meno. Sono tanti, sono pochi, è una cosa che vedremo magari anche insieme adesso, però io penso che a tutt'oggi sia un ottimo prezzo. Okay.
Bene, vediamo gli interni e magari ci facciamo spiegare un attimino come funziona e come va. Allora, adesso un attimo vi spiego. Come vedete, sono interni che hanno dimensioni medie. Questa, come diceva Lorenzo, è un BSUV. Abbiamo dei sedili in ecopelle che comunque secondo me sono anche abbastanza carini da vedere e danno un'area abbastanza premium all'abitacolo. Le plastiche sono di buona fattura. Allora, io non le ritengo plastiche magari di altissimo livello. Fatalità, oggi abbiamo anche qui la Captur, hanno una qualità media, quindi probabilmente le finiture sono un po' sotto alle varie Toyota e Volkswagen, però secondo me se la giocano con le Fiat, con le Renault, quindi secondo me come finiture non sono affatto male. A livello di multimedialità abbiamo due cockpit qui, abbiamo vabbè, un display centrale che è abbiamo un display da 7 pollici qui in centro e un display da 10 pollici e mezzo qui dove si comandano i comandi del climatizzatore, si comanda l'autoradio e varie funzioni per il settaggio della macchina. Qui in centro, adesso magari l'accendo così I miei preferiti, ma anche riesco a farvi vedere. Il monitor centrale ha le funzioni di base, quindi avremo praticamente tutto quello che riguarda i consumi, tutto quello che riguarda l'autonomia, la strada che avete fatto. Io ovviamente adesso non posso cambiare la schermata perché abbiamo la porta aperta, però insomma questo è quanto. Se inquadriamo un attimo il display, c'è una cosa, un difetto di questa macchina che mi va proprio di raccontarvi subito. Vedete qui c'è una C, però non si vedono, non si vede, I gradi esterni. non si vedono i gradi. Io andando sul menu segreto ho impostato in questo momento la regione Cina per mostrarvi questo difetto qua. Praticamente l'auto non misura la temperatura esterna e questa è una cosa che molti possessori di MG non sopportano, così era divertente farvelo notare. Per il resto abbiamo un climatizzatore semiautomatico perché è tutto elettroattuato. Io tramite questi pulsanti riesco a scegliere la deviazione dei flussi, però non posso impostare una temperatura e l'auto non è in grado di mantenerla. Questo comporta che molto spesso, soprattutto in estate, sarete costretti a maneggiare questo slide e i flussi d'aria più spesso del previsto. Una cosa molto carina, adesso magari ci sediamo dietro, che vi faccio vedere, è a parte lo spazio posteriore, che secondo me è comunque notevole. Se Lorenzo vuole entrare adesso gli faccio vedere. Sì. È il tetto panoramico. Allora, il tetto panoramico è stata una di quelle cose che quando ho visto l'auto Wow, è enorme. sì, questo è copre praticamente tutto il tetto ed è apribile, quindi è una cosa che sicuramente per la categoria non offre praticamente nessuno. Scusate le zanzare, andrò a toglierle, però insomma. Eccoci qua. E anche questo sui 21.500 euro è comunque un accessorio di valore, Madonna. perché su certe automobili è comunque un optional molto costoso, e questa è una delle feature che mi ha fatto innamorare dell'auto. A livello di motore abbiamo un motore molto, molto semplice, molto, molto piccolo anche, perché dai, diciamocelo, tante volte si parla di SUV e sapete che c'è stato questo downsizing, quindi per le norme anti-inquinamento e tutto quanto questi piccoli SUV hanno motori che una volta sulla carta non sarebbero stati molto gettonati. Questo è un 1000 turbo con 111 cavalli e 160 Nm di coppia. Ovviamente non aspettatevi di fare montagna con questa macchina e di riuscire a salire in quarta, non è assolutamente in grado di farla, soprattutto perché ha un cambio molto lungo che sicuramente credo che non ci sarà difficoltà da parte di Lorenzo di confermare questa mia affermazione quando si metterà alla guida. Sto guardando veramente che questo tetto panoramico, che è enorme, ci arriva fino in fondo praticamente, e mi immagino i ragazzi, i figli che sono dietro qua e andiamo su in montagna e possono guardarsi il panorama tutto in alto, perché è veramente enorme. Deve essere una cosa stupenda.
come panorama, perché ed anche tanta luce dentro l'abitacolo, soprattutto oggi che è una giornata un po' nuvolosa. Allora, io consiglio questo, d'estate uno anche se lo gode, perché comunque se si apre il tetto, si aprono poi i finestrini dietro, c'è un bellissimo giro dell'aria e fino a 90-100 all'ora si guida praticamente benissimo senza bisogno di utilizzare il climatizzatore. Va detto una cosa, che è comunque un elemento che ha bisogno di un po' di manutenzione, quindi sì, almeno ogni anno far controllare in concessionario i binari, perché vanno oliati e comunque va un attimo registrata l'apertura del tetto. Quindi comunque è un elemento di manutenzione in più e staremo a vedere negli anni quanto e come riuscirà a mantenere insomma la sua funzionalità. Però insomma esteticamente mi piaceva e sono contento che comunque sia disponibile. Volevo chiederti Roberto, ma resta sempre il vetro così o c'è qualche copertura o si copre? Ah sì, no, ovviamente abbiamo la tendina oscurante Ah, ok. che sì, però diciamo d'inverno io la tengo sempre aperta. Perché succede questo, se voi non so, tenete questa tendina chiusa, adesso vedete si sta chiudendo, però abbassate i finestrini, vedete cosa fa? Fa questo effetto bandiera e non vorrei che alla lunga si potesse rovinare. Quindi io praticamente uso sempre tenerla aperta quando possibile. Io adesso sto facendo invece l'apertura in contemporanea. Se schiacciate questo pulsante si apre soltanto metà del tetto, vedete? Sì. Questo resta chiuso. Questo serve magari se volete comunque tenere la parte posteriore in ombra, perché magari se avete buste della spesa roba, si può anche scegliere di aprire il tetto solo a metà e di tenere a metà automaticamente questa tendina parasole. Quindi ha più funzioni questo? Sì, sì. Si può Si scegliere. apre comunque sempre il davanti, dietro Sì. non si apre fisso. No, dietro è sempre fisso Ok. e poi abbiamo la funzione a compasso, che comunque anche quella, se volete magari siete un po' infastiditi dai flussi d'aria e volete fare un ricircolo un po' d'aria un po' al minimo, si può mettere anche a compasso. Un attimo prima soffermarmi però, che comunque nonostante i 2 anni di età, a parte che Roberto la tiene lucida e pulita che tanto di cappello, guardate i sedili, non sono consumati e non abbiamo neanche pieghe strane della pelle. E questi sono i particolari che volevo portare appunto oggi su questo canale per chi ha dei pregiudizi su MG, sulle auto cinesi, che magari dopo ce ne sono altre collaborazioni. Guardate anche la bocchetta dell'aria. Cosa vi ricorda? A me è un Audi A4. Lo so che è tutta un'altra categoria, però fa parte sempre del gruppo Volkswagen. E anche qui la parte del cambio veramente bella. Io non l'avevo mai vista dal vivo e anche non ci sono odori strani, di plastiche strane. Si sente veramente un ottimo prodotto e anche delle ottime rifiniture di livello superiore secondo me al prezzo che viene, che vi ha detto prima Roberto. Guardate anche da dietro, adesso io faccio una panoramica così, anche i sedili dietro magari non sono tanto utilizzati, però sono veramente ben rifiniti e poi c'è questo tetto apribile che è la chicca dell'auto. Scusate, oggi avete capito che è un video un po' più estemporaneo del solito. Venite che vi faccio vedere le dimensioni del bagagliaio, le misuriamo adesso qui con voi. Allora, la larghezza è di circa, allora diciamo, qua mi segna 89, io direi 87 dai, così siamo un po' più corretti. La profondità del piano di carico è di circa, diciamo 82, anzi diciamo 80 dai, 80 cm in profondità. L'altezza, questo allora sono sapete che questo bagagliaio ha due livelli, io sono col livello più basso e un'altezza di carico valido direi di 56 cm per una capacità in litri di poco inferiore ai 450. Quindi come bagagliaio secondo me ci siamo. Se dovete mettere un ovetto, un passeggino, avete dei bambini, tutto sommato ci sta.
Ma penso che per questa presentazione intanto iniziale della ZS, Lorenzo, primi metri, ci siamo dimenticati che questa macchina ha il freno con manuale, eravamo partiti col freno a mano tirato, quindi Esatto. anche questa è una differenza con la Captur. Come ti sembrano i primi metri? Bene, parte subito, nel senso che veramente tu hai detto che non ha tanta ripresa o il cambio è lungo. Io ho trovato che va su come un missile, di sicuro. Torniamo a ripetere, siamo sempre su 1000 e i 1000 di oggi vanno bene, poco da fare. E questo è 4 cilindri o 3? No, è sempre un 3 cilindri di origine General Motors. Come avevo detto in altri video, è un motore che abbiamo visto in Europa su auto tipo la Percolsa, l'Astra e l'Adam, insomma. Ok. Lo stacco della frizione è un po' altino, Sì, la differenza Captur sì. come sta notando lui, però per il resto la dinamica è un po' questa. Come ti sembra? Va? Ma mi sembra molto bene, anche già, questo è un 6 marce a differenza della mia che è un 5. Esatto. E quindi i rapporti sono completamente diversi. Adesso proviamo a mettere in sesta. Ecco, adesso ti La sesta è spiego, tanto lunga. ti spiego il discorso della quinta e della sesta. Questa qua sembra quasi una macchina che ha 4 marce e 2 di riposo. Adesso tu sei a 90 all'ora, prova a accelerare, vedrai che va su molto lentamente. Sì, cioè, veramente. E la quinta invece? Scaliamo in quinta. Anche la quinta non risponde tanto, No. senti? Sì, è Allora, diversa. questo è buono per i consumi, tutto sommato, però questo ci costringe a cambiare marcia molto spesso. Se ad esempio tu adesso volessi veramente riprendere velocità, ti tocca mettere la quarta Quarta. prova, e allora già senti Allora che sì. cambia. Sì, siamo già a 100 all'ora comunque, perché la macchina è veramente silenziosa, molto silenziosa. E quello che non avevamo parlato, i consumi li abbiamo detti, reali di quest'auto. Allora, direi che l'unica cosa reale sia questi sono gli ultimi 2500 km, la media è sta qua. Ok, 5,6 è un 17,5. bene. Beh, comunque c'è un'auto pesante, grande e un 1000 a benzina. No, però comunque come comfort di marcia, secondo me è da auto superiore. Cioè, ho provato anche alcuni C-SUV e questo per me ci sta tutto. Cioè, nel senso che siamo al limite del B-SUV, questo è più un C-SUV, più per confrontare con un Kadjar, diciamo, l'Austral adesso è un altro livello ancora. Allora, sì, siamo là, siamo un po' borderline con la classe B, però per prezzo e dimensioni ancora ci rientra. Diciamo che in linea di massima sotto i 4,5 metri si considerano subcompatti, ecco, questo di sicuro. Il resto mi sembra molto molto bene, bella macchina. Per il resto come ti senti a sedili comodi? Bello, La comodo. frizione è dura? Non so, La frizione è un po' strana in confronto alla Captur. Che stacca in alto, sì. Ecco, quinta. E mi sembra di aver visto un video che dicevi del problema del cambio. Esatto. Ci sono stati problemi col cambio. Esatto, questa qua era una demo, quindi io l'ho comprata a chilometri zero, per quello prima dicevo che ero riuscito a portarla a casa a un buon prezzo. Non so se sia stato da quello, io ho dovuto rifare la frizione perché quando l'auto era sotto sforzo, tipo ripartenza in salita o cose del genere, si sentiva un odore di bruciato. In concessionaria mi hanno sostituito la frizione. Quindi sì, l'auto era marciante e tutto quanto, però come vedete, magari andrete a vedere nel mio canale, racconto tutta la storia e come è andato il discorso dell'assistenza. Comunque hanno risposto tranquillamente, l'assistenza. Questa è una cosa che va detta. Io ho preso l'auto in Friuli, poi vabbè, mi sono trasferito, sono andato ad abitare in provincia di Treviso e il concessionario di zona non ha riconosciuto il problema dicendomi che l'auto era a posto così. Invece l'ho fatto vedere dove ho preso l'auto e invece là mi hanno detto no Roberto, la frizione è da rifare. Bene, ho provato un attimo a fare una ripresa molto bene. Cioè non si sente neanche che è un 3 cilindri. No, beh, è un bel prodottino veramente. Pregiudizi tolti. Dai, allora pensavi peggio. Sì. Vabbè. Vederla così, provarla, perché è questione anche di provare le auto, non vederle solo in concessionaria e a me sembra un bel prodotto. Allora, non ha nessuna livello di guida, cioè c'è stato un livello di guida, non c'è un economy, non c'è nessuna guida sportiva. L'unica cosa che si può fare è quella, ad esempio, di andare a tarare diversamente la durezza dello sterzo. Se io adesso ti metto Urban, dovresti sentire lo sterzo un po' più tenero. Sì.
Io preferisco il Dynamic perché mi fa sentire un attimo di più il contatto col suolo. Non cambia la mappatura, il motore resta sempre uguale, anche questa è una scelta per rendere l'auto più economica possibile, però insomma un minimo di settaggio è possibile anche su questa vettura. Diciamo. Bene, io saluto Roberto e lo ringrazio per avermi fatto vedere l'MG perché ero veramente curioso anche per capire questi pregiudizi maledetti che abbiamo e togliermi tutti i pregiudizi che avevo, perché me ne sono tolti tutti. Secondo me è un ottimo prodotto. A volte magari i pregiudizi nascono per gelosia, perché abbiamo dei prodotti che costano meno e abbiamo comunque degli ottimi prodotti, e questo lo posso dire anche per quanto riguarda, come diceva Roberto, che faccio recensioni di smartphone, di TV. Ci sono marchi cinesi che fanno di quei prodotti veramente molto molto validi a prezzi più bassi. Bene, io vi saluto, lascerò appunto il link del suo canale YouTube in modo che vi iscrivete ai suoi canali, oppure se volete sapere qualcosa in più dell'MG, perché vedo che fai tutto sull'MG, e basta, e cerchiamo di questa collaborazione, di magari continuarla con altri prodotti, altri confronti. Sì, per me è stata un'esperienza divertente, penso che non ho mai pubblicato un video così estemporaneo, però dai, oggi è andata così e mi sono divertito tanto. Ragazzi, grazie e ci vediamo Grazie a alla tutti. prossima. Ciao a tutti.